Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Cosa ho pensato di fare oggi? Visto che comunque pausa invernale dalle corse e dai vari campionati a cui prendo parte, bisogna tenersi allenati col simulatore e ho detto perché no? Oltre ad allenarsi magari divertirsi un po' e magari farlo in compagnia vostra se ne avete piacere. Quello che ho pensato di fare è rendere omaggio insomma alla Ferrari, che è un po' la squadra che tutti tifiamo, e ho pensato di caricare su assetto corsa la pista di Fiorano e di provare alcuni tra i modelli più significativi di Formula 1 che sono stati prodotti da questo storico marchio. Ho pensato di confrontarli sulla base di un giro veloce, quindi quello che andremo a fare è mettere tutte le auto che ho a disposizione, metterle in assetto di qualifica, quindi mettergli le gomme più morbide possibili. Qualcuno avrà anche la fortuna di avere le gomme da qualifica perché i tempi erano consentite, e vedere nell'arco di un giro veloce, quindi meno benzina possibile, giusto per uscire dai box, fare un giro e poi fare un giro lanciato e vedere che tempo viene fuori e metterli insomma a confronto per vedere quanto anche si è evoluta nel tempo. Prima di cominciare, se vi piace questo tipo di video magari lasciate un commento, fatemelo sapere, e perché no un like, che male non fa. Cominciamo subito. Questa è la prima macchina che andremo a provare, la vedete a schermo, 312 del 67, Ferrari guidata da Chris Amon in questo caso, penso il pilota più sfortunato della storia della Ferrari e della storia in generale delle corse. Sfortunato in Formula 1 perché poi a Le Mans ha fatto del gran bene. Questa era chiamata The Italian Spaghetti per via di come sono, vedete, disposti i collettori di scarico, i tubi di scarico, che sembrano proprio agli inglesi, ricordavano un piatto di spaghetti insomma. Vedete che ho cambiato la corona perché ovviamente qua il volante è rotondo e c'ho anche il cambio ad alta, non lo vedete ma fidatevi che c'è. Tolta la benzina, gomme non si possono scegliere, c'era solo un tipo di gomme e andiamo a vedere che tempo facciamo. 10 litri di benzina su questa macchina e sono appena per fare 2 giri. Partiamo, usciamo dai box, scaldiamo abbastanza le gomme in modo che siano pronte per il secondo giro. Curva 1, in basso a sinistra ho messo anche l'indicatore degli input dei pedali, così che insomma possiate vedere anche cosa sto combinando là sotto. Ci siamo, ultima curva, mi sono preso un giro in più per scaldare ancora meglio le gomme perché ci mettono tanto ad entrare in temperatura e ancora vedete che non sono ottimali. Partiamo sul rettilineo, terza, quarta, la prima curva arriva subito ed è verso sinistra, difficile con queste macchine che hanno praticamente pochissimo praticamente nullo carico aerodinamico. A destra, seconda marcia, attenzione in uscita, si può aprire perché va giù parecchio di giri, poi di nuovo terza per un attimo e poi di nuovo seconda per la S. Destra, sinistra, attenzione qui al cambio di direzione, tende a partire via il posteriore, terza di nuovo e poi di nuovo la seconda per la curva che immette sul ponte. Difficili da guidare queste senza il carico aerodinamico dei giorni moderni. Terza, seconda di nuovo sopra il ponte per la curva che immette al tornantino. Qua è leggera discesa, si mette la terza per poi frenare subito i 100 metri. Terza, seconda, prima, curva più lenta di tutta la pista, attenzione in uscita al sovrasterzo. Seconda, terza, e qui c'è il curvone, carico aerodinamico inesistente su queste macchine, tutto di traverso. Ho perso un po' di tempo lì, quarta e poi di nuovo terza, seconda per l'ultima curva, un curvone verso sinistra, aprire il gas piano piano e vediamo che tempo fa questa 312 del 67 sul traguardo 1:21.190. Questo è il primo tempo che ci annotiamo. Vediamo come faranno gli altri. Ed eccola la seconda macchina che andiamo a provare. 312T di Lauda, un'icona. 1975, campione del mondo costruttori insieme a Regazzoni, campione del mondo piloti con Niki Lauda, una macchina che ha dominato, prodotta anche dal genio Mauro Forghieri. Andiamo a vedere che tempo fa. Tanta aerodinamica in più rispetto alla
alla 312 del 67 di prima, ma pochissima rispetto ai giorni nostri. Vediamo cosa riusciamo a fare. Partiamo. Immediatamente si nota tanto più grip rispetto a quella che abbiamo guidato poco fa. Ultima curva, seconda, guardate quanta velocità si riesce a portare più in curva, quasi sono stato preso alla sprovvista. Partiamo, rettilineo, terza, marce un pelo più lunghe su questa, quarta, arriviamo in curva 1, freniamo quasi ai 100 metri, blocca leggermente l'asse posteriore, però la teniamo dentro. Teniamo la seconda qui, le marce come detto sono un pelo più lunghe, riusciamo a portare tanta più velocità e tanto più grip qua sulla S. In uscita comunque si fa sentire il 12 cilindri, di nuovo seconda, si potrebbe usare anche la prima, ma non vogliamo esagerare perché già parte via in seconda. Sul ponte, tutta in seconda, la tiriamo tutta per poi andare nel tornantino là in fondo e mettere finalmente la prima. Eccolo qua il tornantino in uscita, molto più grip della sorella del 67. Vediamo qui il curvone rispetto a quella di prima, addirittura un po' di sottosterzo, tenuta dentro per un pelo. Ultima curva, seconda marcia, uscita pulita e vediamo sul traguardo 1:21 era il tempo da battere, 1:17,9, annichilito sotto con la prossima. Ferrari 641 F1 del 1990 guidata da Prost, quel mondiale sfiorato con quel contatto incredibile con Ayrton Senna a Suzuka, motore V12 ancora. Quello che cambia davvero è che finalmente abbiamo le palette al volante. Il volante è ancora di forma rotonda, ma queste daranno una grande mano. Il cambio gomme da qualifica su questa bellezza. Il motore già è pronto a cantare, partiamo. Mamma mia che potenza, che spettacolo! Ci siamo, gomme da qualifica, ultima curva e partiamo. Senti come canta il V12! Curva 1 andata, la S teniamo la terza. Quarta, quinta, giù 2 marce, anche 3. Sempre un po' largo in questa curva che mette sul ponte. Tanta più velocità, tanta. Tornantino. Vediamo il curvone adesso. Wow! Ultima curva. Prepariamo l'uscita.
e via sul dritto. (1.04.7). Chapeau. Al di là che della prestazione, un motore così è una cosa allucinante. Ed eccoci qua, signore e signori, Sua Maestà, la F2004. Una macchina che se avesse avuto gomme slick e non gomme intagliate, darebbe del filo da torcere alle Formula 1 attuali. Motore V10, campione del mondo per la 7ª volta con Michael Schumacher. Andiamo a vedere come si fa. Ovviamente abbiamo cambiato il volante per questa. Ci siamo messi sul Formula. E sentite il V10. Una bella lotta tra il V12 di prima e il V10 di adesso. Fatemi sapere cosa preferite nei commenti. Ci siamo, ultima curva e poi partiamo per un giro con la F2004. Il traction control ci aiuta ad uscire fortissimo dalle curve, via tutte le marce, molto veloci tra loro. Già in 7ª, proviamo a frenare i 100 metri. È stato quasi in anticipo. Terza, quarta, di nuovo terza per le S, pizzico di cordolo. Poi di nuovo quarta, quinta, andiamo sul ponte ora. Come si può frenare sotto con il traction? Leggero bloccaggio, questo non fa bene al tempo. Tornantino, uscita tranquilla con il traction, velocissima nel curvone. Poi via di nuovo l'uscita. Vediamo sul traguardo. 59,8. Così, senza problemi sotto il minuto. Ferrari F138 del 2013 di Fernando Alonso. L'ultima con motore V8, poi siamo passati, ahimè, agli ibridi attuali. Grosso vantaggio di questa macchina è la presenza di KERS e DRS che non c'era su tutte le precedenti. Non facile da guidare questa. Caratteristica di bene o male tutte le vetture di Alonso era di avere delle sospensioni molto rigide, che sembravano quasi dei go-kart, con motori però da 700-800 cavalli. Ci siamo, DRS aperto, tutto il KERS e vediamo che tempo facciamo. Gomme ancora un po' fredde. Curva 1 è andata, in ripartenza bisogna stare attenti, pochissima trazione. Molto difficile, ci vuole tanta concentrazione.
assorbitissimo, ma andrà bene. E per comodità usiamo tutto il KERS ora e DRS. 1 e 3 e 6. Che differenza negli anni, che differenza rispetto alla F2004, guardate. Wow. Penultima auto che vedremo oggi, Ferrari SF70H di Sebastian Vettel. È arrivata abbastanza vicina, ci siamo un po' persi nel mitico trittico asiatico di Singapore, Malesia e Giappone, e lì il campionato è sfumato, però una grandissima macchina. Gomme ultra soft su questa bellezza, come potete vedere dalla colorazione della scritta Pirelli fucsia. Diverse modalità, non c'è più il KERS come c'era nel 2013, ma c'è in maniera diversa con tutta la power unit. E ovviamente quello che noi dovremmo andare a fare, oltre a gestire il recovery, quindi metterlo a 0 per il giro veloce, mettere la MGU-K in modalità hot lap, così avremo tutto l'ibrido a disposizione. Grip infinito rispetto alle prime che abbiamo guidato oggi su queste Formula 1 moderne, in modalità hot lap, e si parte. DRS aperto e andiamo, curva 1. Tanto grip. Curva 1 e poi subito, praticamente in pieno da subito. Ponte. Vediamo l'altornantino. Bloccato l'asse posteriore per un momento. Vediamo il curvone. Quasi pieno. Incredibile. Ultima curva. DRS aperto, andiamo sul traguardo, l'ibrido è quasi finito. 1 minuto 2:119. Il curvone in pieno è una cosa pazzesca, il grip aerodinamico che avevano queste auto. Ebbene sì, la F175 del 2022. Lasciamo stare com'è andata la stagione, partita alla grande, finita non benissimo. Salvato una P2 Charles Leclerc. Chiudiamo con questa. Vediamo se chiudiamo in bellezza. Io penso di sì. Ovviamente quello che salta subito all'occhio è l'halo che abbiamo qua davanti rispetto a tutti i modelli che abbiamo provato prima, che non c'era, nei quali non c'era. Ci siamo, ci mettiamo in attack e partiamo. DRS aperto. Curva 1 quasi 50 metri. Incredibile, si sente il fondo spanciare. Queste nuove auto effetto suolo. Quantità di grip pazzesco, vediamo il curvone. Quasi in pieno.
sul dritto, vediamo il tempo, se la gioca con la F2004, 59,4. Nel 2022 ci siamo arrivati ai tempi del 2004, ma ne sono passati di tempo, ne sono passati di anni. Il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate qual è la vostra preferita e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!